Bentornati sul mio canale dedicato a tutti gli appassionati che vogliono comprendere meglio la musica, ascoltarla in modo più consapevole, più intelligente, anche se non hanno delle specifiche competenze musicali. Oggi ci occuperemo della collaborazione attiva dell'ascoltatore per la comprensione della musica. Per rendere più chiaro il discorso, l'ho diviso in capitoli. Cominciamo. Qualcuno si sarà chiesto perché mai parliamo di osservazione se ci dobbiamo occupare di ascolto. L'osservazione è adatta se si parla di arte figurativa, di dipinti. È proprio perché partiamo da due dipinti per sviluppare il nostro discorso sull'ascolto che ho scelto questa definizione, il punto di osservazione. Partiamo da due dipinti famosissimi. Anche chi non è particolarmente esperto di storia dell'arte, come il sottoscritto, è in grado di individuare alcune delle differenze fondamentali tra queste due opere, differenze di epoca storica, di soggetto e così via. Sono abbastanza sicuro del fatto che un insegnante di storia dell'arte potrebbe mostrarci i punti di contatto insospettati e insospettabili tra questi due capolavori, ma a noi interessano le differenze e una in particolare, le dimensioni. Quali sono le dimensioni della Gioconda di Leonardo da Vinci e di Guernica di Pablo Picasso? I dipinti, nei musei e nelle mostre, sono ovviamente esposti nelle migliori condizioni possibili, quelle che ci consentono di apprezzarli pienamente. Naturalmente c'è bisogno anche della collaborazione attiva di chi guarda un dipinto. Sappiamo che bisogna mettersi di fronte all'opera d'arte e guardarla con attenzione. Nessuno di noi farebbe degli errori banali come osservare un quadro tutto spostato su un lato oppure con gli occhi socchiusi o con la coda dell'occhio. Sono errori banali e nessuno li commette. Quindi sappiamo benissimo quali sono le modalità per vedere bene un dipinto. E tra queste modalità c'è anche la scelta della distanza dalla quale guardare il dipinto. Ma questa distanza non è uguale per tutte le opere d'arte, perché è chiaro che la distanza che mi è sufficiente per cogliere la Gioconda nella sua interezza non è assolutamente sufficiente per cogliere Guernica nella sua interezza. Questa è una collaborazione attiva, ovvia, fondamentale, basilare. Vale anche per la musica? Assolutamente sì. Per esempio, se vogliamo fare un paragone tra le dimensioni e la durata, tra le dimensioni di un dipinto e la durata di un brano musicale, è chiaro che l'attenzione che viene richiesta all'ascoltatore quando si pone di fronte a una sinfonia di Haydn non è la stessa a livello di durata quando si pone all'ascolto di una sinfonia di Mahler, perché in una sinfonia di Mahler un solo movimento può essere lungo quanto o addirittura di più l'intera sinfonia di Haydn. Quindi il punto di osservazione non è lo stesso. Ma come faccio io, ascoltatore, a scegliere il punto di osservazione giusto? Come faccio a capire se la posizione che ho scelto è quella adatta? E per questo passiamo al secondo capitolo. Sul mio canale potete trovare un video intitolato Capire la musica classica, indicazioni e suggerimenti. In questo video io faccio riferimento a un testo molto importante per l'appassionato che vuole arrivare all'ascolto intelligente e consapevole della musica. Il famoso libro di Aaron Copland, Come ascoltare la musica. Ora vi fornisco un'altra indicazione, un altro testo da leggere. Eccolo.
l'esperienza musicale e l'estetica di Massimo Mila. Non fatevi spaventare dal titolo, è una raccolta di saggi scritti tutti in maniera molto chiara e comprensibile anche dagli appassionati che non conoscono la musica. Uno di questi saggi si intitola Capire la musica e Mila scrive: è stato osservato che l'accordo finale di un brano suona ben diverso per un ascoltatore che sia stato nella sala durante tutta l'esecuzione e per un altro che capiti a entrare in sala in quel punto stesso. Percepire i nessi che avvincono nota a nota e istituiscono la continuità dal principio alla fine di un pezzo di musica è ciò che si chiama capire la musica e può essere facile o difficile a seconda dei casi, a seconda cioè della lunghezza del pezzo e della maggiore o minore evidenza di questi rapporti interni. Soffermiamoci un attimo su questa situazione, sulla situazione di un ascoltatore che percepisce le ultime battute di un brano senza averlo ascoltato fin dall'inizio. Per fare un esempio, ascoltiamo la splendida conclusione di uno dei brani pianistici più belli e importanti di Franz Liszt, la sonata in Si minore. L'ascoltatore che percepisce soltanto queste battute conclusive avrà una reazione emotiva basata sulla percezione di questi elementi e non potrà metterli in relazione con nient'altro perché non ha ascoltato il brano fin dall'inizio. L'ascoltatore invece che segue il brano da quando è cominciato sarà in grado di mettere in relazione queste battute finali con quello che ha ascoltato prima e quindi istituire un parallelismo tra la conclusione del brano e l'inizio, perché c'è un parallelismo molto evidente. Sarà in grado di capire meglio il rapporto che c'è tra i suoni eseguiti nella parte grave della tastiera e quelli eseguiti nella parte acuta e darà anche un suo senso alla nota conclusiva, che anch'essa richiama l'inizio del brano. Insomma, la conclusione di un brano è sempre la fine di un percorso. E in questo percorso l'ascoltatore cerca, per usare un'espressione di Aaron Copland, di seguire la linea di pensiero del compositore. Ma questo esercizio per seguire la linea di pensiero del compositore può essere più o meno facile, più o meno faticoso. E questo Mila lo esprime con chiarezza. Capire la musica è un'operazione attiva dell'intelligenza e della memoria, attentissime, quella a cogliere e questa a ricordare tutti i nessi e i rapporti che legano nel tempo le labili apparizioni sonore. Occorre insistere su questo elemento di collaborazione attiva che si richiede all'ascoltatore e che implica necessariamente una tensione mentale e quindi una fatica, perché è opinione antica e diffusa che la musica sia invece un godimento passivo, una distensione e un abbandono alla fantasticheria irresponsabile. Mila ha perfettamente ragione. Nel video Capire la musica classica, indicazioni e suggerimenti,
Ho detto che questa situazione di chi ascolta la musica senza concentrarsi sulla musica, ma usandola per così dire come sottofondo ai propri pensieri, è una delle modalità di ascolto individuate da Copland. E ho detto anche che ognuno di noi è libero di ascoltare la musica come vuole, ma questo modo di ascoltarla non ci consente di arrivare all'ascolto intelligente, all'ascolto consapevole e non ci consente di capire la linea di pensiero del compositore. Quindi ci vuole la collaborazione attiva dell'ascoltatore, però Mila dice che questo impegno può essere anche faticoso. Ricordiamoci la differenza tra una sinfonia di Haydn e una sinfonia di Mahler. La lunghezza e la complessità del brano sono diverse e quindi anche l'impegno e la fatica che si richiedono all'ascoltatore sono differenti. E qui arriviamo al punto fondamentale e conclusivo del nostro discorso. L'ascoltatore che ama la musica ma non l'ha mai studiata, ce la può fare da solo a capire queste cose? O meglio, ce la può fare in assoluto? Terzo capitolo. Massimo Mila ha scritto che la collaborazione attiva dell'ascoltatore è basata su due facoltà, l'intelligenza e la memoria, e sono due caratteristiche che abbiamo tutti, quindi bisogna essere fiduciosi. L'ascoltatore che non conosce la musica può comunque arrivare a capirla meglio, può arrivare all'ascolto intelligente e all'ascolto consapevole. Però bisogna crederci, non bisogna avere dubbi o incertezze che diminuiscono la nostra voglia di raggiungere l'obiettivo. Perché dico questo? Perché c'è chi invece questi dubbi e queste incertezze le esprime chiaramente, le mette nero su bianco. Ovviamente stiamo parlando di un altro libro. Eccolo. È opera di uno scrittore giapponese molto noto, Murakami Haruki, in collaborazione con uno dei più grandi direttori d'orchestra del XX secolo, anche lui giapponese, Osawa Seiji. In questo libro Murakami scrive: la musica non è un suono ma un concetto, ha detto Arnold Schoenberg, ma per la gente comune è difficile intenderla così. Naturalmente invidio chi ha la capacità di farlo. Quando l'ho spiegato a Osawa, mi ha suggerito di studiare e imparare a leggere uno spartito. Se studia con un bravo maestro per qualche mese sono sicuro che ce la farà, mi ha incoraggiato lui. Ma non credo proprio che ci riuscirei. Forse un giorno mi sentirò di raccogliere la sfida, ma non so quando. Lasciamo da parte la necessità di imparare a leggere la musica. Concentriamoci sull'atteggiamento di Murakami, che non è positivo. Lui, nonostante il consiglio gli venga da un musicista di grande levatura, non è fiducioso nei suoi mezzi. Non sa neanche se un giorno raccoglierà la sfida. Lo dico chiaramente, atteggiamenti di questo genere sono da eliminare, non portano da nessuna parte. Bisogna essere convinti che le nostre capacità sono sufficienti ad arrivare a un ascolto intelligente e consapevole della musica. Certo, abbiamo bisogno delle indicazioni di un divulgatore, come sottoscritto ovviamente, o come altri, leggendo i libri e informandoci ovviamente, ma le facoltà sono in ognuno di noi. Non bisogna pensare che tra noi e la musica che amiamo così tanto ci sia una specie di muro. Ecco, muro è proprio la parola che Murakami usa più avanti quando scrive: se dovessi dire quanto sia alto il muro che separa il professionista dal dilettante, chi la musica la fa da chi la ascolta, beh, è quasi insormontabile. Tanto più alto e massiccio quanto più elevato il livello del musicista. Cercare la via più efficace per superare quel muro è un lavoro prezioso ed è una via che dovremmo essere in grado di trovare in qualsiasi campo artistico quando c'è un comune sentire. Ecco, proprio alla fine Murakami indica la speranza, la voglia più che altro di superare quel muro, e io dico di annullarlo, perché questo muro non esiste, è solo nella nostra mente. Certo, chi la musica la fa
il compositore, il direttore orchestra, l'interprete, il musicista è già più dentro la musica perché l'ha studiata e che la pratica con continuità. Ma questo non vuol dire che l'ascoltatore appassionato non possa arrivare a capire meglio un brano di musica. Abbiamo parlato della sonata in Si minore di Liszt, che è un brano lungo e complesso. Incominciamo ad ascoltarla, poi ascoltiamola ancora e ancora, ed ecco che in essi le relazioni tra le varie componenti diventeranno sempre più chiari, sempre più evidenti e il nostro piacere di ascoltare la musica diventerà sempre più grande. Ecco, questo è il succo del discorso che abbiamo fatto oggi. Vi aspetto con altri video nei quali approfondiremo la conoscenza e la comprensione dei capolavori musicali che ci appassionano. Grazie e a presto.